sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi faccio vedere come realizzare le maniche sulla maglia Melanie. Allora, abbiamo realizzato uno spronetondo, abbiamo anche visto come realizzare a mezze maniche. Molti mi chiedete le maglie a mezze maniche a spronetondo, però c'è chi piace a maniche lunghe. Allora ho voluto dividere in maniera che di dare l'opportunità anche a chi preferisce la manica lunga. Alla domanda si può realizzare uno spronetondo a maniche corte e poi decidere, diciamo, nel corso d'opera di realizzare la manica? Assolutamente sì, il progetto rimane lo stesso, semplicemente poi aggiungiamo le maniche, per cui è semplicemente un tutorial per far vedere come poi realizzare le maniche su una maglia, però possiamo sia decidere di fare un modello di un colore con lo stesso o anche con un altro filato a maniche corte e poi realizzare lo stesso modello a maniche lunghe. Allora il filato già lo conoscete, andiamo a vederlo, vediamo l'uncinetto che ci occorre e poi al tutorial. Il filato scelto è il Goya Tramonto, sono 100 grammi. Allora è 86% di lana superwash, il 14% di acrilico, sono 100 grammi il gomitolo, 200 metri, consigliano i ferri dal 6 al 7 e l'uncinetto dal 5 al 6. È un prodotto made in Italy. Allora, lavabile in lavatrice, è un filato bellissimo, ha delle sfumature veramente molto belle, dal viola al grigio, un pochino di arancio molto delicato, veramente ha del viola, un filato stupendo. Uncinetto 4,5. Allora noi andiamo semplicemente a prendere il filo e ci agganciamo allo scalfo. Una volta che ci agganciamo sotto alla catenella andiamo a lavorare, cambiando filo, quello più lungo, vado a lavorare una catenella. Questo fa sì che iniziamo il nostro progetto. Allora vado a lavorare una maglia alta. Adesso che mi sono agganciata, all'inizio dobbiamo un pochino forzare il punto, ma non è un problema. Allora, questa è la prima maglia alta. Io ho fatto solo 2 catenelle sotto allo scalfo, non ne ho fatte di più, per cui sono entrata, diciamo, all'ultima. Qui abbiamo la maglia alta distesa e poi iniziano le nostre maglie regolari. Allora, la maglia alta distesa vado a realizzare, entrando proprio dentro la maglia, una prima maglia alta e una seconda maglia alta, e con questo noi abbiamo fatto questo passaggio. Se no resterebbe un buco enorme se andiamo a chiudere in questo modo, ma neanche se, insomma, se ne facciamo una. Adesso vado sulla prima maglia che mi trovo da lavorare e vado a lavorare le mie maglie alte fino a lavorare tutto il giro in questo modo. Adesso che ho completato il giro vado a chiudere nella maglia successiva con una maglia bassissima, poi andiamo a fare sempre il nostro modo per poter non far vedere la riga che viene storta di congiunzione, per cui vado a fare sempre nello stesso sistema e vado a lavorare. Adesso la prima l'abbiamo fatta, vado a lavorare altre 7 giri, per cui in totale ne sono 8, quindi andiamo a lavorare 8 giri totali da questa che abbiamo realizzato senza diminuzioni. Ma se occorre che vedete la manica che è troppo larga oppure vedete che c'è da fare delle diminuzioni, fatele tranquillamente, fate una maglia, una diminuzione, tornate indietro, fate la diminuzione e poi una maglia. È meglio, insomma, realizzare sempre prima una maglia e poi una diminuzione, poi fate una diminuzione e una maglia. Proseguo per altri 7 giri. Adesso che ho lavorato 8 giri, inizio il punto del punti popcorn, per cui vado a fare la catenella e vado a lavorare le maglie basse, le 3 maglie basse, punto popcorn. Faccio tutto il giro e poi vado a lavorare altri giri senza aumenti e poi inizieremo gli aumenti. Questo è il punto popcorn. Entro, vado a prendere la solina, la passo, stringo bene il punto, punto successivo, maglia bassa.
e proseguo fino al termine del giro, poi proseguo con delle maglie basse e poi proseguo lavorando dei giri a maglie alte. Adesso che ho lavorato 4 giri, al quinto giro faccio delle diminuzioni. Al primo giro che stiamo facendo di diminuzioni, faccio bene, vado a lavorare una diminuzione, lascio in sospeso, vado al punto successivo, lascio in sospeso e chiudo. Prima diminuzione e seconda diminuzione. Lo faccio adesso e al ritorno, solo per questa volta. Poi vado a lavorare un giro sì e un giro no di aumenti, per cui noi ci troviamo adesso, in questo caso ci troviamo 1 2 3 4 e 5. Questo è il giro delle diminuzioni che abbiamo fatto doppia, una diminuzione e diminuzione. Andiamo a ritorno, facciamo diminuzione e diminuzione e chiudiamo. Un giro non lo facciamo, poi facciamo una sola diminuzione, al ritorno una diminuzione. Qui sono 2 diminuzioni, ne facciamo una no e una sì, una no, una sì, una no e una sì. Adesso andiamo ad alternare, vedendo adesso qui noi siamo in questo punto 1 2 3 4 e questo è il quinto. Al quinto noi facciamo diminuzione diminuzione, concludiamo il giro, diminuzione e diminuzione. Sono 4 diminuzioni, poi non le facciamo più, facciamo solo 2 diminuzioni al giro, il giro successivo senza, poi diminuzione diminuzione senza, alterniamo fino ad arrivare alla nocciolina, contando da fino ad arrivare al popcorn. Adesso contando da questo giro contiamo i giri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Al 14° popcorn di nuovo e poi facciamo di nuovo le diminuzioni, un giro sì e un giro no, un giro sì e un giro no, fino ad arrivare ovviamente alla larghezza che ci piace. Possiamo smettere anche prima e renderla più larga, questo dipende da noi, però quello che vi ricordo è che ora che qui in questo giro facciamo 4 diminuzioni, 2 e poi chiudendo altre 2, poi ne faremo solo 2, un giro sì e un giro no, come vi ho spiegato, per cui questo è quello doppia diminuzioni, poi non le facciamo, poi le facciamo soltanto 2, poi non le facciamo, poi soltanto 2, poi non le facciamo, fino ad arrivare qui che dobbiamo fare le popcorn, ok? Allora, ho terminato la manica. L'ultimo giro che ho realizzato con i popcorn, ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 giri. Ho fatto 8 giri sempre con un giro sì e uno no di diminuzione e poi ho fatto 3 giri appunto rilievo. Questo già ve l'ho fatto vedere nell'altro tutorial, insomma super semplice. Come avete visto è facilissimo da realizzare. Poi noi man mano che proviamo la manica noi possiamo decidere quanto la vogliamo larga, se la vogliamo più stretta, se la vogliamo proprio diciamo più larga sotto, insomma dobbiamo misurare mentre lavoriamo. Poi se già prendiamo prima le misure, insomma sbagliare è difficilissimo. Ora vi do la lunghezza. Da sotto lo scalfo sono 44 centimetri, eccolo qui, 44 centimetri. Allora la lavorazione circa un gomitolo e un gomitolo per le maniche, comunque prende abbastanza filato per il lavoro del popcorn, comunque prende abbastanza filato, però quando andiamo a lavorare, vedete il polsino, noi prendiamo prima il polsino, anche un modo per poter vedere quante diciamo diminuzioni dobbiamo realizzare. Io spesso vado a prendere la parte bassa, in questo modo lo faccio vedere meglio, così vado a prendere la parte bassa e vedo chiudendo quante maglie devo diminuire, perché se qui ne ho che ne so, ne ho 100 e qui ne devo fare per il polsino sono 30, ovviamente faccio il conteggio di quante diminuzioni devo fare. Questo è importante perché poi alla fine posso anche, se io le faccio tutte alla fine, risulta palloncino poi la manica.
Se decido di mettere una percentuale, diciamo, sul polsino, sarà leggermente più morbido. Io in questo caso ho voluto diminuire un giro sì, un giro no, proprio per arrivare precisa comunque per il mio polsino. Questo poi dipende sempre dal tipo di manica che vogliamo realizzare. Poi ecco, ho girato così la manica per farvi vedere la riga di congiunzione. La riga di congiunzione si intravede, vedete, semplicemente perché il filato lo fa vedere, perché c'è, diciamo, una questione di colore, ma non si vede proprio nulla. Devo dire che con questo modo non si vede veramente niente. Allora, queste sono le maniche e la nostra maglia è completamente terminata. Ora dobbiamo semplicemente andare a nascondere tutte le codine. Abbiamo realizzato una maglia dove possiamo, rispondendo poi alla vostra domanda, possiamo realizzare uno sprone tondo di cerifalo a mezze maniche? Certo, assolutamente sì. Possiamo poi, qualora decidiamo, abbiamo fatto a mezze maniche, non ci piace, disfiamo quei pochi giri che abbiamo realizzato e possiamo realizzare la manica. Insomma, possiamo variare, possiamo, diciamo, con un modello realizzarne due come vi ho fatto vedere. Per cui il tutorial è terminato, ci vediamo sempre il lunedì e venerdì con i tutorial, il mercoledì o con le live oppure con piccoli progetti o anche tecnica, e poi ci vediamo la domenica, sempre con la buona domenica. Seguite anche il blog, Instagram, insomma tutto, vi lascio sotto tutti i link di riferimento. Un bacione a tutte, ci vediamo presto, baci!